Cari amici, bentornati a Surfcasting Academy. Ultima puntata della stagione, situazione di mare assolutamente perfetto. Surfcasting vero, faremo praticamente la salita di marea, il tramonto, un paio d'ore di notte alla ricerca di qualche ombrina, di qualche orata, di qualche sargo, insomma quello che passa un pochino il convento, diciamo così. 3 canne in pesca, alle mie spalle in fondo Daniele Carloni che ci terrà compagnia in questa sessione, in cui parleremo fondamentalmente dell'utilizzo nel mulinello dell'intrecciato oppure del nylon a seconda delle situazioni di pesca che ci si trovano davanti. Rilancio e cominciamo. Nylon o intrecciato per caricare i nostri mulinelli? Dipende, la risposta è quasi ovvia. Quando usiamo il nylon? Diciamo nella maggior parte delle occasioni di pesca usiamo il nylon. Perché? Perché è più elastico, perché ormai siamo abituati a questa sensazione, ma soprattutto in condizioni di mare come questo l'elasticità del nylon aiuta il piombo a rimanere in pesca e il sistema pescante, parola che a me non è mai piaciuta, formato canna in particolare dal cimino, un nylon elastico, un buon shock leader conico magari, fa sì che possiamo ridurre il peso del piombo anche in condizioni di moto ondoso e di corrente. Quando usiamo l'intrecciato, come l'X8 Naghe, parte dallo 008 fino allo 016, fino allo 016. Quindi potete immaginare, se carichiamo un mulinello, ecco, non dico con lo 08, ma con lo 010, 012, come nel mio caso, abbiamo un filo sottilissimo con la tenuta equipollente di uno 024, 026, che ci permette di ottenere delle distanze estreme. In che situazione ci permette di ottenere queste distanze e perché lo dobbiamo utilizzare? Stiamo pescando a lunghissima distanza con pochissimo moto ondoso. Attenzione, quando utilizziamo l'intrecciato dobbiamo ovviamente utilizzare uno shock leader nylon. Alcuni usano intrecciato più intrecciato, no. Bisogna avere comunque una spezzone di nylon, in questo caso lo shock leader, possibilmente un tapered, magari che parte da uno 0,20 e va a uno 0,57, perché comunque dobbiamo garantirci, almeno negli ultimi 15 metri, un minimo di elasticità, altrimenti tutti gli sforzi che abbiamo nel combattimento, soprattutto in caso di pesci importanti, vanno a scaricarsi sul nostro finalino e sul nostro amo con una percentuale di pesci slamati troppo alta e inaccettabile. Quindi, ricapitolando, condizioni di surf e di pesca normalissima, onda, corrente, usiamo il nylon e carichiamo il nostro mulinello con il nylon. Che diametri? Dallo 0,18 allo 0,30, 0,35, a seconda di dove peschiamo. Mare calmo, grandi distanze, lanci lunghi, poca corrente, soprattutto poco moto ondoso. L'intrecciato, presenza di alghe, 2 soluzioni. La prima è un tapered, quindi un filo conico, in un tutt'uno, quindi senza nodi, oppure andiamo a utilizzare un intrecciato che ci limita l'utilizzo dello shock leader. È una pesca in questo caso a distanza ravvicinata con il rischio che vi ho detto precedentemente. Questo solo in caso di presenza di alghe. Cari amici, eccolo qua, Daniele Carloni, impegnatissimo, che fa un'ombrina per esordire. Bravo, un'ombrina di taglia decorosa, bravissimo. Adesso, Dani, stiamo parlando di mulinello con l'intrecciato o mulinello con il nylon. Tu che preferisci? Io per questa pescata ho montato su entrambe le canne gli intrecciati. L'intrecciato. Perché c'è un po' di alga, sicuramente ci possono aiutare. Abbiamo una sensibilità maggiore in fase di pesca, anche perché pescando con piombi da tenuta è anche difficoltoso vedere le mangiate a volte, no? Con questo forte vento e quindi tutto il sistema pescante. Per cui in queste circostanze ha i suoi pro. Bene, fantastico. E allora abbiamo visto un altro contributo. Io intanto vado sulle mie canne e continuiamo a pescare dopo questa bellissima ombrina. Bravo. Non tutte le ciambelle vengono con il buco,
Condizioni di mare ottimo, qualche alga ma poche, devo dire sopportabilissimo, corrente limitata, mare perfetto, belle onde, siamo a 1 ora e mezza dal culmine di marea, non si vede un pesce, è incredibile. Questo mi ha lasciato pensare ci fossero i serra, per cui ho preso una canna, ho montato immediatamente un trancione convinto di poter arrivare sui serra, perché se non c'è attività o c'è un'attività così sporadica probabilmente che girino loro. No, il trancione sta tornando indietro. Ho avuto un taglio con l'americano, ho trovato tagliato probabilmente un granchio blu, un pesce serra che ha mangiato un pesciolino che si era appeso, non lo so onestamente. Sta di fatto che comunque la serata si pronuncia molto difficile e credo che questo appuntamento lo dovremo rimandare a momenti migliori. Non ho detto l'ultimo, continuo imperterrito assieme a Daniele, ma siamo un pochino scoraggiati, diciamo la verità. E rieccoci qua, nuovamente sulla spiaggia. Ieri sera è andata molto male, ma capita, inspiegabile, marea perfetta, mare perfetto, tutto perfetto, corrente fortissima. Unico fattore che forse può aver completamente disturbato l'ingresso dei pesci nei vari settori. L'unico, non ne trovo altri. Torniamo nella stessa spiaggia, le condizioni sono simili, cambia l'orario, faremo una salita di marea. Speriamo che almeno in questa fase i pesci ci diano una mano e collaborino. Abbiamo visto con la visione del drone in che settore stiamo pescando ed è l'unico aperto in tutta la zona, ovvero davanti abbiamo un canalone molto ampio e ai lati delle zone importanti di rimescolamento. Praticamente la zona destra è aperta e si apre verso il largo dove c'è questa bellissima, dove c'è una spianata bellissima che ci permette di pescare a distanza, fermo restando che le alghe ci stanno dando un po' fastidio. Sulla sinistra il settore è chiuso, quindi l'unica zona pescabile in questo momento è qua sulla destra, in uscita verso questo immenso canalone che si vede benissimo, nel quale dovrebbero entrare, se le alghe ci lasciano pescare, potrebbero entrare le ombrine, ma è anche una zona da orate. Ovvio che nella zona di rimescolamento si possono prendere dei saraghi, si possono prendere delle spigole sicuramente, sono delle zone perfette. Adesso ho avuto una piccola mangiata, piccola letteralmente, su un doppio short rovesciato, provo a rimetterlo nella zona e vediamo cosa succede. Sul Bibi a distanza, nell'unica zona dove adesso concentrerò ovviamente le canne, le alghe chiaramente si vanno ad accumulare sul nodino, quindi dovrei usare un tapared. Adesso probabilmente lo monto per risolvere il problema, intanto lo lasciamo andare. È venuto sul Bibi su un bracciolo long arm lungo 1,5 metri abbondante, quindi si stende comunque bene in corrente. E adesso a questo punto, visto che davanti si riesce a pescare, lateralmente si accumulano alghe, concentrerò 2 canne dirette dentro il canalone. Bibi, esca, che in queste situazioni conviene sempre portare, anche perché è piuttosto resistente, bella da
da innescare, ago, la trasferiamo sull'amo senza legarla visto che è intero questo bivetto, mangiano tutti i pesci della spiaggia, vanno sul bibi, quindi è un'esca di cui tener conto e che comunque anche surgelata funziona, quindi una volta che abbiamo finito la sessione non c'è necessità di buttarla in mare, ma tenerla perché comunque funziona. La rinnesco e vedo di rilanciarla fuori. Per il bibi sto usando un F31. Vedete che bel innesco viene. Lascio comunque per far massa il bibi che ho usato prima. Viene un bel boccone, un bel innesco. Vediamo che il bracciolo, come ho detto, è circa 1,5 metri abbondante, è uno 0,24 FC403 su mini trave, 150 grammi di piombo e abbiamo visto che si riesce a stare in pesca. Ho appena lanciato una bellissima canna e mi sta piacendo veramente molto, è un po' che la uso, è l'Ultra Surf, in questo caso la 4203, 4,20 metri, 3 pezzi, 250 grammi, che ha una gemella, la 4503, la 4,50 metri, sempre 250 grammi, e un terzo modello destinato alla pesca con travi molto lunghi, tripli, floaters, eccetera, eccetera, che è la 47 da 180 grammi. Caratteristica di questa canna, a me piace moltissimo perché mette insieme una serie di caratteristiche tecniche, al di là del materiale, il CXN, dell'hybrid tip, del tipo di struttura anti-twist, classica delle canne trabucco. In questo caso, più che in altri casi, in altri modelli, è stata esasperata l'azione, un'azione di punta. Cosa significa? Significa che la canna per 3/4 abbondanti è particolarmente rigida, quindi molto performante nel lancio e ha un cimino incredibilmente sensibile. Che cosa comporta? Comporta grandissima facilità di lancio, enorme sensibilità, grande sensibilità nelle abboccate, ma questo cimino, unito al nalo in queste situazioni di mare, quindi un mulinello caricato con il nylon, ammortizza completamente il moto ondoso, aiutando il piombo a rimanere in posizione anche in presenza di alghe. Devo dire, le performance di lancio mi hanno molto soddisfatto, è decisamente una canna destinata a grande distanza, ma la caratteristica del cimino, questa grande sensibilità, la rende un all-rounder praticamente. È sicuramente una canna molto ben riuscita. Una caratteristica importante, al di là dell'eccellenza delle legature e del disegno K degli anelli con SIC interno, è la struttura, la camicia in carbonio che hanno e li rende particolarmente elastici, dà una grande impressione di solidità, di leggerezza perché l'attrezzo è particolarmente leggero. Quindi una canna sicuramente molto ben riuscita. Figa, opla! Bello! È arrivato un buon pesce. Vado un po' dietro, vorrei caricarmi di alghe. È arrivato un buon pesce. Sì, sicuramente non è come il saraghetto di prima. Belle capocciate. Chiaramente in questo mulinello ho la treccia, quindi tutto quanto è amplificato, per cui ci vado piano. Ho fatto una bella corsa. Vediamo di che si tratta. Bracciolo sotto, innescata da renicola. Ok, bella orata. Oh, bene. Finalmente, dopo tanto penare, una faticata, ieri sera zero
Oggi cambiato spot leggermente, canna messa nel sottoriva in una buca un po' profonda, è arrivato un sarago fuori ed è arrivata questa orata più che decorosa. Adesso però bando alle ciance, rimettiamo immediatamente la canna in pesca perché magari se ce n'è una ce ne può essere qualcun'altra. Come dicevamo il canalone regala questo saraghetto a Renicolo, a long arm. Guardate quanto è lungo questo long arm in queste situazioni di mare, eppure sta lavorando bene e quindi tenerlo il più lungo possibile. Saraghetti distruggi esca, però almeno c'è un po' di azione. L'Ultra ha indicato subito la mangiata e quindi bisogna essere più che soddisfatti. Gran canna. In queste occasioni, come spesso mi accade, sto usando un finalino in fluorocarbon 0,24 FC403 che ha tutte le migliori caratteristiche che possiamo chiedere a un filo del genere, a una situazione del genere. Resistente all'abrasione, e c'è il rischio che ci sia perché c'è molto movimento, resistente il suo ai nodi e ha quella rigidità tale per cui un diametro del genere e un mare del genere, i grovigli sono molto lontani, quindi è sicuramente una scelta eccellente quella del fluoro in queste condizioni, ovviamente di mare ancora di più perché è torbido, e anche se il diametro è leggermente maggiore, poi considerando le prede c'è sempre la possibilità che arrivi l'oratona, l'ombrinona, la spigola, il pesce importante. Con lo 0,24 qualche chance abbiamo. Se scendessimo di diametro, andassimo sul 20, chiaramente avremo dei problemi enormi, dovremmo accorciare moltissimo i nostri finali, mentre così i finali da 1,5 m, nonostante la corrente, sono perfettamente in pesca. Ora lancio sulla testa per essere più preciso possibile. Eccolo qua, in mezzo al canalone, che è la cosa più importante. Il mulinello che sto usando è il Ceres PV 8000 che ho caricato con uno 0,22. In queste situazioni di mare siamo un po' al limite, forse sarebbe meglio salire un po' di diametro. Mi garantisce comunque il nano quell'elasticità che, unita alla sensibilità della Ultra, fa sì che si riescano ad ammortizzare completamente tutte le situazioni. Il moto ondoso, posso scendere un pochino anche con il piombo, che è molto importante. Mulinello, il Ceres PV 8000, lo conosciamo, l'abbiamo presentato tante volte, è un mulinello estremamente affidabile, tutte le caratteristiche più importanti, ma soprattutto grande stabilità, eccellente frizione, resistenza agli agenti atmosferici, per cui dopo la pesca una leggera lavata con acqua dolce e il mulinello dura un'eternità, un ottimo investimento. Vediamo un po', la spigoletta, una spigoletta, questa la salamiamo in fretta, la rimandiamo, ma che bella, sì, si riesce a slamare facilmente. Mettiamoli in acqua, però siccome sicuramente il filo è stato toccato, conviene rifare quantomeno il nodo all'amo. Minimo di attività oggi c'è rispetto al deserto di ieri sera, inspiegabile. Qui stiamo facendo un mini Grand Slam dei poveri, in questo caso, a parte l'orata decente, è arrivata la spigoletta, è arrivata manca un'ombrina. Manca una bella ombrina, che è quello che poi in realtà cerco con questo mare. Certo di giorno è abbastanza difficile, ma con queste condizioni di mare non mi stupirei se arrivasse l'ombrina. Oh, un sarago quasi decente. Anche questo nella buca, il tempo sta andando a peggiorare, sta salendo il vento, è previsto 25 nodi di vento, fra un paio d'ore dovrebbe iniziare la sventolata. Insistiamo perché arriviamo al culmine di marea e poi sicuramente ci prepariamo ad andare via. Tanto lo slamo, lo lascio andare perché non mi sembra una taglia da tenere.
è venuto sul coreano, pesca che non utilizzo mai molto spesso sull'amo basso, diciamo che è un mio cliente fisso sull'amo alto, la preferisco decisamente, però evidentemente i saraghi la apprezzano e di conseguenza, siccome è un'esca che costa poco ed evidentemente è gradita, la ripropongo. E la ultra colpisce ancora, in mezzo al canale, il mare sta salendo, un altro sarago, cominciano a mangiare anche con una certa foga, a vedere da quanto ingoia, devo andarla sulla mare. Comunque sta salendo il mare, sto pescando nel centro del canale preferendo la precisione alla distanza e stanno pagando perché è il secondo pesce di fila che arriva. Vai! Via, un altro rilascio. Opla. Stavo perdendo il mio prezioso slamatore. Peccato non si tratta di pesci di taglia importante, però non importa. Vediamo ancora un'oretta di marea, sì, 10:30, ancora un'ora e mezza abbondante al culmine. L'attività sta aumentando. Vediamo un attimo se per caso arriva un pesce di quelli che magari, insomma, uno se lo ricorda. Ed eccolo qua, l'ultimo regalo del mare. Cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ormai la marea ha raggiunto il culmine, sta diventando difficile pescare in un modo corretto, a prescindere da questi saragotti che si mangiano l'esca. Questa è l'ultima puntata della stagione 2025. Abbiamo pescato in tante spiagge diverse, quest'anno per la prima volta abbiamo pescato anche in Adriatico, a Numana, a Pesaro, e siamo andati a fare un esperimento a Porto Corsini, una pesca un po' diversa, una pesca da spiaggia, diciamo canale in realtà. Abbiamo pescato in Liguria. Io voglio ringraziare tutti gli amici che ci hanno dato una mano e in particolare Daniele Carloni, che è sempre stato molto disponibile in tutte le volte che lo abbiamo chiamato per darci appunto una mano a completare le nostre pescate. Voglio ringraziare ovviamente in primis Roberto e Andrea Trabucco, titolari dell'omonima azienda, perché anche quest'anno ci hanno dato fiducia per questa serie che l'anno prossimo, se Dio vorrà, raggiungerà la 100ª puntata. Quindi andremo a festeggiare questo traguardo. Non sono molte le serie televisive nel mondo della pesca che hanno raggiunto le 100 puntate outdoors, sfidando ogni volta il mare, cercando di portare davanti alla telecamera di Jonathan qualche cosa interessante, raccontando il surfcasting in tutte le sue sfaccettature. Per cui grazie a voi per l'affetto che ci avete dimostrato anche quest'anno, e noi ci vediamo nel 2026 sempre nel nome di Surfcasting Academy. Ciao e al prossimo anno!